Ma i vinili e i CD dell'edicola valgono davvero la pena? Oppure i soldi che si risparmiano rispetto ai negozi fisici ed online sono solo fumo negli occhi e la qualità lascia a desiderare? Visto che è da poco partita questa nuova collezione dedicata alla musica soul, è arrivato il momento di fare il punto una volta per tutte sulle pubblicazioni che troviamo in edicola, soprattutto in questo momento in cui il prezzo del vinile sta salendo alle stelle. Solo alcuni di voi sapranno o si ricorderanno che questo canale nasce sulla spinta della Beatles Vinyl Collection per dimostrare a tutti gli appassionati come la qualità di questa raccolta fosse sovrapponibile alle più recenti ristampe dedicate ai Fab Four. Ma ho parlato di vinili dell'edicola anche in altre occasioni, come per la collezione dedicata a Lucio Dalla, ai Rolling Stones o a quella Hard and Heavy. In questa ultima occasione De Agostini mi aveva inviato in omaggio i primi 2 numeri, che sono questi. Io poi mi sono abbonato di tasca mia e nel corso del video, oltre a tutto il resto, farò un resoconto anche di questa collezione fino a questo momento. Per parlarvi di questa nuova collana dedicata alla musica soul, nessuno mi ha inviato nulla, De Agostini non mi ha inviato nulla, ho semplicemente raccolto il desiderio di molti di voi che volevano saperne qualcosa in più, e visto che il prezzo della prima uscita era ottimo, 7,99 € e visto soprattutto che avevo già una precedente ristampa del 2008 con cui fare il confronto, allora la mia curiosità ha drizzato le antenne. Si parte dalle dolenti note per questa nuova collezione, perché per avere qualche informazione in più non aiutano molto il sito o i canali social di De Agostini, soprattutto la pagina Facebook, dove alle richieste degli utenti viene risposto che la collezione è disponibile solo abbonandosi online, quando è evidente che il primo numero è già arrivato in edicola. E mi chiedo come si possano fare degli errori di comunicazione così banali, ma andiamo avanti. Le informazioni che sono riuscito ad ottenere sono reperibili per tutti sul sito di De Agostini, che è vero, non sarà il massimo della chiarezza, e questo non va bene, ma basta avere la pazienza di scrollare una pagina web per capire quante uscite saranno, a quale prezzo, in cosa consiste l'eventuale abbonamento e così via. Ebbene, le uscite di questa nuova collana saranno 80 come quelle dichiarate per la collana Hard and Heavy. Al momento se ne intravedono una decina nel PDF scaricabile dal sito, che non è altro che il poster allegato al primo numero, anche se l'ordine di uscita è chiaro solo per i primi 5. Di sicuro tra quelli che vediamo ci sono almeno 3 pietre miliari del genere, e mi riferisco a questo primo numero, What's Going On di Marvin Gaye e Hot Buttered Soul di Isaac Hayes, e gli altri non mi sembrano proprio dei riempitivi. C'è il debutto solista di Michael Jackson, giovanissimo, un grande disco di Ike e Tina Turner, i Temptation, insomma tanta roba buona. Il prezzo degli album con vinile singolo sarà di 17,99 €, mentre gli 8 album doppi costeranno 27,99 €. In definitiva c'è un risparmio medio di 8-10 € sugli stessi dischi che troviamo nei negozi fisici ed online. E qui il discorso si fa interessante, perché nonostante da anni si tramandi la leggenda che i vinili dell'edicola non siano ufficiali, non potrebbe esserci affermazione più sbagliata. I vinili dell'edicola, perlomeno quelli di cui stiamo parlando, quelli di questi ultimi anni, sono tutte pubblicazioni ufficiali, di cui sono stati concessi in licenza all'editore di turno i diritti per la stampa. In cosa si differenziano allora dalle pubblicazioni tradizionali? È probabile che i vinili dell'edicola non siano stati stampati fisicamente nello stesso stabilimento in cui è stata prodotta la versione da negozio, ma a parte questa ovvietà, i vinili dell'edicola provengono sempre dall'ultimo master o remaster ufficiale disponibile. C'è scritto chiaramente anche qui. Certo, poi l'incisione di quel master deve essere fatto come si deve, ma questo vale per qualsiasi vinile, edicola o non edicola. A cambiare rispetto allo stesso disco che acquistiamo in negozio oppure online sono i crediti di edizione, dove troveremo tra gli altri dettagli De Agostini,
Mondadori e così via a seconda dell'editore. Quest'ultimo particolare non va molto a genio ai collezionisti più intransigenti, perché secondo loro l'oggetto perderebbe di valore rispetto ad una stampa tradizionale. Ma a parte il fatto che non sempre è vero, e la riprova sono le quotazioni di alcuni titoli dei Queen, dei Beatles o del nostro Progressive, solo per fare alcuni esempi. Poi dobbiamo ricordare che non siamo tutti collezionisti e chi compra un vinile in edicola lo fa quasi sempre per il puro piacere dell'ascolto della musica e naturalmente per risparmiare qualcosina, soprattutto se sei un ragazzo con disponibilità economiche ridotte o se vuoi ampliare la tua collezione e conoscenza musicale spendendo il giusto. E poi un'altra cosa, spesso ci sono delle vere e proprie chicche che tornano disponibili in vinile dopo anni ad un prezzo umano. Vedi appunto la collana dedicata al prog che ha riscosso giustamente un successo clamoroso, o quella Hard and Heavy dove le quotazioni di alcuni album erano ormai fuori della grazia di Dio, i live dei Queen ancora e la stessa collection dei Beatles che riportava le 3 antologi in vinile dopo oltre 20 anni, ossia dalla loro pubblicazione originaria. Non voglio certo negare il fascino di una prima stampa, soprattutto di un artista a noi caro, ma bisognerebbe cercare di essere obiettivi e capire che le nostre preferenze non devono essere il metro di paragone per tutti gli altri appassionati. Questa nuova collezione dedicata alla musica soul parte con un pezzo da 90, il live ad Apollo del padrino del soul, proprio lui, James Brown. Un capitolo imperdibile nella storia della musica, a prescindere dal genere, e di cui io nel tempo ho acquistato prima la versione in CD rimasterizzata ed espansa del 2004 e poi la versione in vinile ristampa del 2008. Ebbene, come potete vedere, l'artwork della mia ristampa, quella che avevo già, è identico a quello della ristampa De Agostini, che a sua volta è identico alla prima stampa del 1963. Quindi dal punto di vista grafico ci siamo. Quello che dice De Agostini sul sito corrisponde a realtà. In questo caso abbiamo anche la inner sleeve con lamina antistatica. È pazzesco, talvolta non la troviamo nelle pubblicazioni che costano 35 euro e è in questo vinile. Vi faccio vedere che anche le etichette sono le stesse. Cambiano naturalmente i crediti di edizione, quelli scritti in piccolissimo. E dal punto di vista della resa audio, come siamo messi? Bene, ma non benissimo. A million to one. A million to one. I wanna hear you say, ow! I wanna hear you say, ow! Don't just say, ow, say, ow! And I believe my work will be done. I wanna hear you say, ow! I wanna hear you say, ow! Don't just say, ow, say, ow! And I believe my work will be done. Perché ho detto bene ma non benissimo? Ci arriviamo tranquilli, ma vanno fatti alcuni passaggi e vi consiglio di non skippare, altrimenti non si capisce niente. Parto subito dicendo che dal punto di vista della scena sonora la ristampa De Agostini è più ampia e dettagliata e migliora anche in gradevolezza, ossia è meno rumorosa della ristampa 2008. Ristampa 2008 che era tratta dal remaster del 2004, lo stesso che è stato utilizzato per l'edizione expanded e remastered in CD del 2004. Quale master è stato utilizzato allora per questa ristampa De Agostini? Non è lo stesso di questo perché la scena qui cambia notevolmente, non solo nella pulizia complessiva, ma anche per via della distribuzione dei due canali destro e sinistro. Dobbiamo andare per deduzione perché non ci sono informazioni al riguardo. Verosimilmente questa ristampa è stata creata a partire dal remaster del 2013, lo stesso della versione che trovate sui servizi di streaming con questa nomenclatura.
Live at the Apollo 1962, che come vedete è diversa da questa Live at the Apollo Expanded Edition, e è del 2004. Ed è lo stesso master utilizzato per la versione del 2013, perché anche in questo, come nella ristampa De Agostini, notiamo che la voce di James Brown è prevalentemente sul canale destro, la mia destra naturalmente, e gli strumenti prevalentemente sul canale sinistro. Questo metodo di mixaggio non era infrequente nei primi anni 60 e difatti, se ascoltate i primi due album dei Beatles, lo noterete ancora di più rispetto a questo live. Voce sulla destra, strumenti sulla sinistra. E allora, se la scena sonora di questa ristampa De Agostini migliora rispetto a quella del 2008, perché ho detto bene ma non benissimo? Semplicemente perché non sono pochi quelli che crederanno che questa ristampa sia difettosa o l'incisione pessima per via di un'immagine stereofonica diversa da ciò che ascoltano abitualmente, dove è quasi sempre tutto spalmato al centro. In realtà il fatto di voler replicare la scena sonora così come era stata concepita all'origine è un bene dal punto di vista filologico, ed è un bene perché la resa audio è complessivamente migliore rispetto alla più recente ristampa Universal pubblicata nel 2008 e già in mio possesso. Certo, può sembrare anomala una gestione dei canali di questo tipo perché non siamo abituati, ma ripeto, ascoltate con attenzione i primi due album dei Beatles, prendete ad esempio It Won't Be Long da With the Beatles e lo avvertirete distintamente fin dai primi secondi. Per avere la riprova giocate col bilanciamento dei canali sul vostro amplificatore, prima tutto a destra, poi tutto a sinistra, e scrivetemi nei commenti se ci avete provato e se sapevate di questo dettaglio. It won't be long, yeah, 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 yeah. It won't be long, yeah. It won't be long, yeah, 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 yeah. It won't be long, yeah. It won't be long. Se ti sta piacendo questo video, lascia un like, così mi aiuterai a creare altri contenuti come questo e a raggiungere altri appassionati come te. Grazie infinite per il tuo supporto. E per quanto riguarda l'incisione in sé e per sé, visto che ho letto qualche inesattezza tra chi l'ha acquistato e se ne è lamentato, è la registrazione originale in partenza a non essere il massimo dell'alta fedeltà. Ricordiamoci che si tratta di un disco live registrato su un 8 tracce nel 1962, non possiamo confrontarlo con un qualsiasi live dei Pink Floyd o con altri live che sono stati ritoccati e perfezionati in post-produzione. 12587 è il live più bello dei Litfiba, eppure è quello che si sente peggio, giusto per fare un altro esempio che può essere noto a molti. Questo è un live leggendario, la stratosferica performance di James Brown lo consacra come il padrino del soul e la qualità dell'incisione non ha mai condizionato i vari autori che lo hanno inserito nei manuali dei dischi da avere. Questo è solo uno dei tanti. Detto questo, non si scappa. Tutte le pubblicazioni dell'edicola che ho acquistato per me o che ho testato per farci un video, alcune ve le ho mostrate, male che vada, hanno la stessa qualità audio della più recente ristampa. Bene che vada, migliorano come in questo caso. È chiaro che da una pubblicazione dell'edicola non posso aspettarmi un pure analog cut realizzato apposta, e chi si lamenta del master digitale dovrebbe sapere che per i vinili di oggi c'è quasi sempre un passaggio digitale, almeno per le pubblicazioni delle principali etichette discografiche. Quando va bene si parte dai nastri analogici originali, ma il caso Mobile Fidelity ci ha fatto capire una volta per tutte che un disco si deve giudicare dalla resa audio, lo dobbiamo ascoltare e non lo dobbiamo giudicare da quello che riporta l'adesivo o la leggenda. Se pretendiamo sempre una catena analogica al 100%, e ci sta, ci mancherebbe, è chiaro che il vinile dell'edicola non fa per noi, ma questo non vuol dire che sia un pessimo prodotto da scartare a priori.
semplicemente significa che abbiamo altre esigenze che con l'edicola non hanno niente a che fare. Per la maggior parte delle persone che li acquistano, i vinili dell'edicola hanno senso perché si risparmia, e se si ha la voglia di approfondire e la possibilità di fare dei confronti, il vinile dell'edicola ha senso perché la resa audio è sovrapponibile a quella dell'ultima ristampa e spesso si tratta di un remaster. Quindi non solo a queste edizioni dell'edicola non manca nulla, ma di solito abbiamo anche un fascicolo allegato anche nella maggior parte delle collezioni in CD. E questo rende la fruizione dell'opera più completa e più interessante, perché c'è sempre qualche aneddoto o qualche informazione che non conoscevamo. Sono questi famosi fascicoletti che le etichette, major o meno, dovrebbero copiare almeno nel concept per le ristampe dei loro album, perlomeno nelle edizioni speciali per gli anniversary, proprio il fascicoletto che manca nel cinquantennale di Ziggy Stardust e di cui vi ho parlato recentemente. Ho detto che troviamo di solito questi allegati perché di solito ci riferiamo alle collezioni di De Agostini o Mondadori. Diverso è il caso di Saifam, le cui ristampe sicuramente saranno in casa vostra per degli album degli 883 o dell'Itfiba o De Gregori o qualche classico del prog italiano o altro. Se dal punto di vista della qualità audio per le loro pubblicazioni non c'è nulla da eccepire, quindi vale quanto già detto per le altre, diverso è il discorso dal punto di vista degli approfondimenti testuali, perché non ci sono fascicoli dedicati al disco X o Y, semplicemente troviamo questa rivista in cui si sponsorizzano le altre pubblicazioni Saifam, talvolta c'è qualche articolo, ma niente che sia legato al disco in questione. E visto che ci siamo, e ho voluto fare questo video apposta, chiariamo un altro punto fondamentale. Perché i vinili Saifam o De Agostini o Mondadori, i vinili dell'edicola in genere, perché costano meno? Non per via della qualità approssimativa o più bassa rispetto all'edizione tradizionale, come sostiene qualcuno, forse in malafede, o più probabilmente perché male informato. Costano di meno perché sono considerate pubblicazioni editoriali, quindi l'IVA è al 4%, mentre per un vinile o un CD del negozio l'IVA è al 22%, e c'è una bella differenza. E per quanto riguarda i CD, per i CD che possiamo acquistare in edicola il risparmio è leggermente inferiore, ma in proporzione è sempre interessante. Se in negozio troviamo il titolo a 15, a 13 euro e in edicola a 10 euro, buttale via. La cosa bella delle collezioni in CD è che spesso, compreso nel prezzo del primo numero, c'è un raccoglitore a cofanetto dedicato, e poi anche qui si tratta di edizioni ottime, di solito rimasterizzate, che offrono approfondimenti sull'opera e sull'autore e talvolta ripropongono in questo formato, che non è morto per niente, ripropongono dei titoli ormai introvabili in CD che non venivano ristampati in un'edizione decente da anni. Proprio in questi giorni è partita la collection degli ABBA in edicola con tutti gli album in studio in versione rimasterizzata, e poi ci sarà anche un doppio CD live e un DVD unico con arricchimenti editoriali. Ho preso il primo numero non tanto per interesse personale, per quanto gli ABBA siano stati dei grandissimi, ma per farvi vedere come sia fatto. Cofanetto compreso nel prezzo della prima uscita, CD in digipack apribile con libretto con i testi e in allegato un fascicoletto informativo. La stessa cura è stata utilizzata per la collezione dedicata a Battiato, quella Venditti, Ligabue, Vasco, e tutte queste che vi ho citato sono pubblicate da Mondadori. Vi ho detto all'inizio che avrei fatto un cenno allo stato di salute della collana Hard and Heavy che vi ho presentato lo scorso anno qui sul canale YouTube, anche perché quello che sto per esporvi si lega alla nuova collezione sulla musica soul, quindi vi prego di fare attenzione, vi tornerà utile. Attualmente io sono in attesa di ricevere il 14° pacco, è già arrivato qualcuno dei gadget garantiti per gli abbonati, ma soprattutto sono arrivati i vinili, tutti ottimi dal punto di vista della resa audio e tutti perfettamente integri, come potete vedere con i vostri occhi. Certo, uno dei bonus per gli abbonati, il raccoglitore per i fascicoli, è veramente orrendo
e si è scollato qui dopo 30 secondi. E comunque i fascicoli io preferisco inserirli nella busta esterna, questo l'ho conservato solo per farvi vedere che ci sono anche dei dettagli rivedibili in queste collane. E a proposito, per quanto riguarda le perplessità in merito al servizio clienti di De Agostini, ho letto e ho ricevuto personalmente dei messaggi discordanti. Chi è soddisfatto come me, più o meno, e chi ha disdetto l'abbonamento per la poca chiarezza sulla collana. Non posso che concordare, quindi concordo in pieno su questo aspetto. È giusto che chi si abbona sappia quali titoli riceverà. Tradotto in soldoni, dateci il piano completo dell'opera, o perlomeno per le collane voluminose come queste, almeno un terzo dei titoli. Onestamente credo che in questo De Agostini debba migliorare ancora un po', perché con un po' di trasparenza in più renderebbe le sue pubblicazioni ancora più meritevoli, cosa che già sono dal punto di vista della resa sonora, dell'artwork e degli approfondimenti testuali. Basta l'ultimo sforzo per essere al top, non tralasciando, mi raccomando, un miglioramento del servizio clienti, soprattutto quando ci sono degli intoppi. E no, sui canali ufficiali non si dovrebbe rispondere come un disco rotto che la collezione Soul è disponibile in abbonamento, quando è evidente che il primo numero è già uscito in edicola. Capisco che si voglia incentivare l'abbonamento perché il guadagno è più sicuro rispetto all'edicola, dove posso dimenticarmi dell'uscita di un titolo o ci sono problemi a farlo arrivare. Però ci vuole più chiarezza, che è poi la stessa che chiediamo per le ristampe al di fuori dell'edicola, per sapere che master è stato utilizzato e come, sapere chi ha lavorato all'eventuale remaster e così via. Per quanto riguarda il maggiore competitor di De Agostini in ambito musicale, ossia il gruppo Mondadori, vi ho già detto due cose sulle loro collezioni in CD più recenti. Adesso, per completezza, devo aggiungere che ho provato con mano la qualità dei vinili dedicati ai Pooh, l'ultima loro collezione in ordine temporale, e in precedenza c'era stata quella dedicata a Lucio Dalla, di cui vi ho parlato qui sul canale. I vinili e i CD di Mondadori si trovano in edicola oppure online, non sono disponibili in abbonamento, però il piano dell'opera è presente sul sito Mondadori per te, dal primo all'ultimo numero, con le date di uscita, e questo è un fattore non da poco. È vero che solitamente per Mondadori si tratta di collane più contenute, dedicate alla discografia di un unico artista, quindi dal punto di vista della scelta dei titoli non si sbaglia, ha fatto quei dischi e quelli pubblichiamo variando l'ordine. Quando invece si realizza una collana su un genere musicale come il jazz, l'hard and heavy o il soul, non mi sconvolge che alcuni titoli siano scelti in corso d'opera, anche in base al feedback degli acquirenti e degli abbonati. Non ci trovo nulla di male se la selezione avviene con criterio, e non metto in dubbio che venga fatta con criterio, ma almeno un terzo del piano dell'opera deve essere disponibile da subito, anche perché se io non voglio abbonarmi e voglio solo alcuni titoli, se so quando escono posso avvisare il mio edicolante di fiducia dicendogli: guarda che il giorno X esce questo, me lo fai arrivare, me lo metti da parte. Fornire il piano dell'opera è un vantaggio per l'acquirente e per l'editore. A conti fatti, proprio i conti della serva, i vinili dell'edicola per me varranno sempre la pena, perlomeno se conserveranno la qualità e l'appeal delle collane degli ultimi anni. Tra Beatles, Stones, Dalla, De Gregori, De André, Queen, prog italiano, Pooh, hard and heavy e adesso la collezione dedicata al soul, ce n'è veramente per tutti i gusti e tutte le tasche, soprattutto in questo momento, come dicevo all'inizio, in cui alcune ristampe costano un occhio della testa e non offrono granché in più rispetto a quelle dell'edicola, anzi, come abbiamo visto, offrono di meno. Mi abbono? Non mi abbono? Al momento sono più orientato verso il no, perché sulla bontà della collana non nutro il minimo dubbio, ma è anche vero che il mio interesse verso il genere è inferiore rispetto all'hard and heavy. Non mi farò comunque scappare i titoli che ritengo
imperdibili, immancabili nella mia collezione e di cui aspettavo proprio una ristampa in vinile a buon prezzo. E voi che farete? Vi abbonerete o prenderete solo alcuni titoli? E in generale, che esperienza avete con i vinili dell'edicola? Scrivetemelo nei commenti qui sotto, sono curioso di leggere le vostre opinioni. Se siete arrivati fin qui, intanto grazie. E poi dovreste guardare almeno uno di questi 2 video. Per rimanere in tema edicola, qui c'è il mio speciale sulla collana Hard and Heavy e qui invece ci sono le considerazioni sui miei ultimi acquisti. Tanta bella roba, buttateci un occhio e poi fate un salto dal vostro edicolante di fiducia.